dalle divinità celtiche alla Madonna Nera, passando per la cultura, architettura, storia e natura. I 1000 volti di un luogo mitico e affascinante. Scopriamo Europa. Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Speravo di riuscire a portare un ultimo video in moto sul canale prima dell'inverno, ma il freddo mi ha anticipato, per cui vi porto in viaggio con me, ma senza due ruote. A 1200 metri sul livello del mare, tra le Alpi biellesi, scopriremo Europa, il santuario, il Sacro Monte e dove riposa un famoso statista italiano. Partiamo subito con la prima clip, il Sacro Monte di Europa. Dal 2003, patrimonio dell'UNESCO, il Sacro Monte di Europa fa parte dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia. È costituito da 19 cappellette disposte lungo il crinale del monte, tutte collocate ai lati di un cammino rettilineo che porta fino in cima al Colle Oretto. Ogni cappella contiene vere e proprie rappresentazioni teatrali, con statue in terracotta anche a grandezza naturale. Tutte le opere sono state finanziate dalle comunità parrocchiali locali e realizzate da artisti biellesi e vallesi. Che posto incredibile! A salvaguardia dai manufatti, grate e reticolati fitti impediscono l'ingresso e rendono difficoltosa la visione delle rappresentazioni. Delle 19 chiesette, 12 rappresentano momenti della vita della Madonna. La 12ª, la più alta, posta a 1234 metri sul mare, la Cappella dell'Incoronazione, o anche nota come Cappella del Paradiso. ...156 statue, la Madonna, la Trinità, la schiera degli angeli, Adamo ed Eva e alcune figure dei santi. È il momento dell'ascesa di Maria Vergine in paradiso. Magnifica! Il Sacro Monte di Europa non è l'unica meraviglia presente d'Europa. Qui si intrecciano cultura, architettura, religione e natura. Il Santuario di Europa è un santuario mariano. Qui è custodita la Madonna Nera, a cui sono stati attribuiti 3 miracoli accertati dalla Chiesa, ma molti altri sono stati raccontati. Un tempo questi erano territori pagani dove venivano venerate divinità celtiche femminili. Non è un caso infatti che Santo Eusebio portò qui ad Europa la statua della Madonna. Era nascosta proprio qui, in un masso erratico, sul quale sorge l'attuale basilica antica. Grazie ai biellesi, primi finanziatori e promotori, ma anche grazie a Casa Savoia che il santuario assunse l'attuale aspetto maestoso e solenne, dove si fondono architettura militare e barocca e si fregia tra l'altro di una porta regia firmata dai grandi Filippo Juvarra e Guarino Guarini. Ma ora ammiriamo in tutto il suo splendore il santuario di Europa.
Per gli amanti delle atmosfere più dark, peccato per la splendida giornata di sole che contrasta il mood, visitiamo un altro luogo in cui riposa un grande storico personaggio italiano. Visitiamo il cimitero monumentale di Oropa. Il cimitero monumentale di Oropa è costituito da un portico a forma di anfiteatro affacciato sulla pianura piemontese. Si accede attraverso una grande scalinata che conduce alle tombe a campo aperto. Il colonnato circonda tutta l'area, nel mezzo troviamo la cappella centrale. Nel 1884 morì lo statista biellese Quintino Sella e per la sua sepoltura l'ingegnere Carlo Maggia costruì una piramide con blocchi di sienite locale. Questa qui è la tomba di Quintino Sella. La piramide è un simbolo di perfezione, unità, cooperazione, creazione e guida divina. Non saprei dire se ci possa essere un legame con la massoneria. Sicuramente la piramide è uno dei simboli più usati in massoneria. Certo è che la scelta di questo luogo e dei materiali di costruzione non è casuale. Quintino Sella era un amante delle Alpi, era un ingegnere, uno scienziato esperto di minerali riconosciuto a livello internazionale. Il monumento, il suo sepolcro, costruito nel 1885, fu situato per la prima volta fuori dal cimitero, nel mezzo della faggeta. Presto l'aristocrazia e l'alta borghesia biellese seguirono l'esempio di Sella e iniziarono a costruire le cappelle funerarie di famiglia nello stesso bosco. Così nel 1888 fu inaugurato un vero e proprio cimitero bosco. Io un cimitero all'interno di un bosco non l'avevo ancora visto. Incredibile, ad Oropa è tutto speciale. Spero il video abbia acceso la vostra curiosità e vi abbia trasmesso la bellezza di questi luoghi che solo in parte vi ho raccontato. Ci sarebbe molto altro da dire, ma non voglio tediarvi troppo. Ora non mi resta che salutarvi, invitarvi a commentare il video, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!